Sapevate che, anche nel buddismo, esiste una parabola che ricorda molto quella del figlio al prodigo nel Vangelo di Luca? Ebbene sì, esiste davvero e si trova al capitolo quarto del Sutra del Loto, un testo fondamentale del buddismo Mahayana, scritto tra il primo e il secondo secolo d.C., praticamente nello stesso periodo in cui furono redatti i Vangeli nel cristianesimo. Ascoltiamola insieme, nella versione tratta dal libro L'insegnamento del Buddha della Bukkyo Dendo Kyokai. Il Buddha disse: «Vi narro ora un'altra storia. Un giorno, il figlio unico di un uomo ricco lasciò la casa e cadde in estrema miseria. Il padre, partito per un lungo viaggio alla ricerca del figlio, ne perse ogni traccia. Fece tutto il possibile per ritrovarlo, ma invano. Trascorsero molti anni e il figlio, ridotto alla miseria, errava nei pressi della casa paterna. Il padre lo riconobbe subito ed inviò dei servi per ricondurre a casa il vagabondo. Ma questi, intimorito dalla maestosità della dimora e sospettando di essere preso in giro, si rifiutò di seguirli. Il padre mandò di nuovo i suoi servi con l'ordine di dare del denaro al suo povero figlio e con l'offerta di venire a lavorare presso il loro ricco signore. Il figlio allora accettò, tornò con i servi alla casa paterna e divenne un servitore. Il ricco signore gli accordò un graduale avanzamento di grado fino ad affidargli l'incarico del mantenimento di tutta la proprietà e delle sue ricchezze. Ma, nonostante questo, il figlio non riconosceva il proprio genitore. Il padre, soddisfatto della fedeltà del figlio, quando sentì avvicinarsi la fine, riunì familiari e amici e disse: «Amici, ecco il mio unico figlio, che ho cercato per lunghi anni. D'ora in poi, l'intera mia proprietà e tutti i miei tesori sono suoi». Il figlio, stupito dalla rivelazione paterna, disse: «Non solo ho ritrovato mio padre, ma anche tutti i suoi beni e tesori ora mi appartengono». Che ve ne pare? Ad eccezione del personaggio del fratello maggiore, presente nella parabola del Vangelo di Luca, conosciuta anche come la parabola del Padre misericordioso, la vicenda narrata è pressoché simile. Il testo buddista si distacca un po' da quello cristiano, riguardo le tempistiche. Qui, il figlio ritorna alla casa paterna dopo essere stato accettato come servitore e dopo aver lavorato per molti anni. Solo alla fine eredita la ricchezza e riconosce che il suo signore, in realtà, è suo padre. Invece, nella parabola cristiana, il figlio torna a casa dopo essere rientrato in se stesso e viene accolto immediatamente dal padre, che gli riconosce subito lo status di figlio, organizzando persino una festa in suo onore. Cerchiamo di approfondire un po' meglio il significato di questa parabola buddista. L'uomo ricco simboleggia il Buddha, mentre il figlio errante rappresenta tutti gli uomini. La compassione del Buddha abbraccia ogni essere, come l'amore di un padre per il suo unico figlio. Con questo immenso amore, egli escogita i metodi più saggi per guidare, istruire ed arricchire gli uomini con tutti i suoi tesori. Come la pioggia che cade in misura uniforme sulla vegetazione, così la compassione del Buddha si estende in modo uguale su ogni essere vivente. Ma, come piante diverse ricevono benefici specifici dalla stessa pioggia, così esseri di diversa natura e in circostanze diverse vengono resi felici con metodi differenti. I genitori amano tutti i figli, ma il loro amore, per esempio, può manifestarsi con una diversa particolarità nei confronti di un figlio malato. La compassione del Buddha, uguale per chiunque, si manifesta con speciale cura verso coloro che, per ignoranza, portano dei fardelli più pesanti, di mali e di sofferenze.
Cosa ne pensate? Non trovate sorprendente che due tradizioni spirituali così distanti geograficamente siano riuscite a produrre due parabole così somiglianti, praticamente nello stesso periodo storico? E riguardo le differenze? C'è qualche aspetto che vi ha particolarmente colpito? Condividete le vostre opinioni nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, vi chiedo di lasciarmi un like. E non dimenticate di iscrivervi al canale per continuare l'affascinante confronto fra cristianesimo e buddismo. Namaste e che Dio vi benedica.